Strumenti, ne suono tanti. Quanti? Pianoforte perché sono laureato in pianoforte. Il basso elettrico è stato un gioco, ho scoperto il basso 10 anni fa. Ho sempre considerato i bassisti un po' l'ultima ruota del carro, perché di solito quando suonavo nelle band pop hanno un accompagnamento molto statico, quindi pom pom pom, il bassista non è virtuoso. E per sbaglio ho preso un basso e ho cominciato a giocare con le Zeppelin, con Beethoven, quindi trasformavo tutto quello che facevo col pianoforte col basso. Suono il violino, suono la chitarra, suono il sassofono e questi strumenti li utilizzo per la composizione. Suono la batteria anche, non sono Stefano ma suono la batteria. Lui non è solo un artista, è un compositore molto bravo, ma è un arrangiatore molto bravo. E oggi come oggi è molto difficile arrangiare dei pezzi. Ho capito. Non importa, lui riesce a trasformare un pezzo rock con la musica classica. È molto difficile trovare degli arrangiatori oggi come oggi. Non si trovano più. Noi in Romania abbiamo qualcuno e uno di loro è Andrei Tudor, che ha riarrangiato i pezzi di Bocelli. E Andrei è molto bravo. Io direi che sulla parte italiana Francesco è il più bravo. Diciamo che tanto ringrazio Laura per le parole fantastiche, però è stata un po' una scelta forzata. Io non amo la Germania, mia moglie è tedesca e diciamo che ho voluto fare un regalo a lei e non me lo sono fatto io. Però per fortuna ho una donna che mi permette di poter sempre realizzare quello che faccio, che mi è vicina, che mi sopporta, perché io sono difficile, un acquario su due pesci, un disastro di persone. Però l'ho dovuto fare perché ho lavorato con la PFM, ho lavorato con Aerostella, che Iaia De Capitani io reputo una mamma, che praticamente è quella che mi ha lanciato, mi ha dato la fortuna di poter aprirmi le porte nella discografia, mi ha aiutato tantissimo e devo tantissimo a lei. Però mi sono reso conto che in Italia c'è un problema molto grave. La gente non capisce che cos'è la musica. Faccio un esempio. Io sono una persona che di mestiere fa questo, quindi ci sono 3 possibilità con me di lavorare. O mi prendi i diritti d'autore, ma devi essere una persona famosa. Oppure tu mi chiami e mi dici: Francesco, mi fai una canzone? Sì, quanto costa? 1000 euro, 2000 euro. Quando tu presenti il pezzo, no? E poi loro dicono: è bellissimo! E loro lo vanno a cantare e non sanno cantare. Diventa un'altra cosa. Quindi è difficile lavorare con persone normali. Quindi io preferisco seriamente lavorare con artisti che sanno di che cosa stiamo parlando. Non è una questione di soldi, è una questione di educazione, è una questione di sapere cosa vuoi, ed è molto importante che parliamo la stessa lingua, perché altrimenti è come la Torre di Babele: se io parlo arabo e tu parli norvegese non ci capiremo mai, eppure siamo umani, sì, ma siamo diversi. Quindi diciamo che l'Italia per me è da dimenticare, anche perché oggi come oggi ci sono le famose case discografiche importanti che hanno il monopolio, quindi non è più musica, è business. La Germania invece è anche così, però c'è più meritocrazia. Se una persona è brava, va avanti. E poi la cosa che mi fa sorridere tantissimo, quando le persone in Italia ti dicono: che lavoro fai? Il musicista. No, 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 il lavoro vero. Io muoio. In Germania invece io pago le tasse. Io sono riconosciuto come musicista, avrò la pensione. Quindi è una questione proprio di mentalità che è totalmente diversa. E però mi rendo conto che forse è una questione anche geografica. Perché l'Italia è vero che si affaccia all'Europa, ma solo per una parte. La Germania invece si affaccia dappertutto, quindi la mentalità è diversa, è molto più aperta. L'italiano è strano.